Mi chiamo Chiara e ho 45 anni. Vivo a Milano, ma sono nata in Puglia. Ogni estate torno nel mio paese vicino al mare. Quest'anno sono arrivata ad agosto, con molto caldo. Mio padre si chiama Vito e ha 80 anni. Vive da solo in una vecchia casa bianca. Mia madre è morta 3 anni fa. Da allora, papà passa le giornate in silenzio. Quando sono arrivata, lui era seduto in cortile. Sotto un grande albero di fico c'era la sua sedia. «Ciao papà», ho detto piano. Lui ha alzato gli occhi e ha sorriso. «Chiara, finalmente sei qui», ha risposto. L'ho abbracciato forte. Le sue mani sono più magre di prima. Cammina lentamente e usa un bastone. Ma i suoi occhi sono ancora vivi. La prima sera ho preparato la cena. Ho fatto la pasta con i pomodori del suo orto. Papà coltiva pomodori da 50 anni. «Sono buoni», ho detto, «come quelli di mamma». Lui ha sorriso, ma non ha parlato. La mattina dopo mi sono svegliata presto. Il sole entrava dalla finestra. Ho sentito un rumore in cortile. Papà era già fuori, vicino al fico. «Che fai?» ho chiesto. «Raccolgo i fichi», ha detto. «Sono maturi ad agosto». Mi ha dato un fico dolce e caldo di sole. Era buonissimo. Ogni giorno abbiamo una piccola routine. La mattina andiamo insieme al mercato. Papà cammina piano, ma vuole camminare. «Non voglio stare sempre seduto», dice. Al mercato conosce tutti. Il pescivendolo gli regala sempre 2 pesci. La signora Assunta, la vicina, ci porta il pane. È una donna di 70 anni, sempre allegra. «Tuo padre ti ha aspettata tutto l'anno», mi dice. Queste parole mi fanno male al cuore. Il pomeriggio fa troppo caldo per uscire. Allora restiamo in casa con le finestre chiuse. Papà dorme un'ora sulla poltrona. Io leggo o preparo il caffè. Ho imparato a fare le orecchiette come mamma. Papà mi guarda e corregge i miei errori. «Le mani devono lavorare piano», dice. Una sera abbiamo guardato vecchie foto. C'era mia madre giovane con un vestito rosso. «Era bellissima», ho detto. «Sì», ha risposto papà, «e cucinava meglio di te». Abbiamo riso insieme. Non ridevo così da molto tempo. Ma non tutto è facile. A volte papà dimentica le cose. Ieri ha cercato le chiavi per un'ora. Erano nella sua tasca. A volte si arrabbia con se stesso. «Sto diventando vecchio», dice tristemente. Io lo prendo per mano. «Sei mio padre», gli dico. «Questo non cambia». Un giorno abbiamo parlato del futuro. «Vieni a Milano con me?» ho chiesto. Papà ha guardato il fico a lungo. «No», ha detto piano. «Questa è la mia casa. Qui c'è tua madre, in ogni angolo». Ho capito. Non ho insistito. Così ho preso una decisione. Ho parlato con il mio capo al telefono. Adesso posso lavorare da casa qualche mese. Voglio restare di più con papà. Stasera siamo seduti in cortile. Il cielo è rosa e arancione. Papà mangia un fico e guarda le stelle. «Grazie di essere tornata», dice. Non rispondo. Gli prendo la mano. A volte le parole non servono. Restiamo così, in silenzio, sotto il fico.